Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2023. Ragazzi, abbiamo la carta dell'appeso. Probabilmente la seconda parte del mese sarà una parte utile per riflettere e per cercare di vedere una relazione piuttosto che una situazione da un altro punto di vista. Quando c'è la carta dell'appeso si parla sempre del vedere le cose da un punto di vista più ampio piuttosto che vedere il lato B della medaglia. È una carta che comunque vi dà la possibilità di accettare un certo tipo di situazione, un dato di fatto, diciamo così. È anche una carta che indica che l'energia è un po' lenta, se non addirittura ferma in questo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto ragazzi, come vi ricordo sempre, vi dico che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un asso di bastoni, la carta della luna e la carta del mondo e un 9 di coppe. Allora, l'asso di bastoni devo dire che normalmente parla di inizi, parla di qualche tipo di azione o di movimento che è stato fatto per qualcuno o che si sta pensando di fare. Diciamo che c'è anche la carta della luna, quindi può essere qualche tipo di sogno da voler realizzare. In effetti poi anche la carta del mondo che parla di un risultato raggiunto, del compimento. Sì, anche qui abbiamo il 9 di coppe. Sono tutte carte un po' di sogno, di qualche tipo di obiettivo che magari vi siete prefissati e sul quale rimarrete focalizzati nella prima parte perlomeno di maggio. Scusate, della lettura, quindi la terza settimana di maggio. Ehm, Ho come la sensazione che ci sia qualche cosa e difatti vediamo che c'è la carta dell'appeso, come una sorta di rallentamento piuttosto che di stop, ma credo che sia causato dalle paure di cui ci potrebbe parlare la luna. La luna ricordo che è collegata a questioni che ritornano a galla e normalmente sono paure, ma potrebbero anche semplicemente essere questioni che non sono ancora state risolte o concluse del tutto. Andiamo poi avanti con un bellissimo 10 di coppe, ragazzi. Adesso vediamo che altre carte mi danno. Abbiamo un 10 di spade e un re di pentacoli. Quindi 2 10, periodo di chiusure cicli e terminiamo appunto poi con un re di denari che è una carta di forte abbondanza, ma queste le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dall'asso di spade, andiamo a spiegare carta per carta e vediamo che messaggi riesco a darvi di più. Aspettate che mi sia incastrata una carta. Ok, allora abbiamo il carro e un 5 di bastoni. Mm. Dunque, può essere che questa azione sia stata veramente, come vi posso dire, piena di intenzioni, ma confusa, mi verrebbe da dire, vedendo questo 5 di pentacoli. È come se qualcuno avesse avuto questo impulso energetico di partire, di andare, di fare, senza però avere una reale direzione. Perché qui il carro ce l'avete al contrario, senza aver, diciamo, prima fatto un programma di viaggio, un piano di viaggio, diciamo così. Andiamo a vedere la luna. Mi dicono senza aver pensato alle conseguenze. È come se qualcuno avesse fatto un'azione senza pensare troppo alle conseguenze e alla competizione che ha potuto creare questo tipo di azione. Allora abbiamo una regina di pentacoli
È un 2 di bastoni che spiegano la luna. Allora, ehm, qui c'è qualche paura inerente alla vostra capacità di riuscire a far tutto per riuscire a raggiungere questo obiettivo, per andare oltre, per... Qualcuno ho come la sensazione che non abbia molta fiducia in se stesso o in se stessa e che si chiede appunto sarò in grado, però la risposta è sì, siete completamente in grado, perché avete la regina di pentacoli. La regina di pentacoli è un'energia che si occupa in toto delle questioni pratiche, non fa mancare niente a nessuno, è una persona che si gestisce bene con le questioni materiali. Andiamo a vedere il mondo. 9 di spade è appeso nuovamente. È come se aveste paura di non riuscire ad uscire da questa situazione nonostante gli sforzi che abbiate fatto o che state facendo. Però avete un 9 di spade e perché qui qualcuno vive ancora un po' troppo nel passato e vi ricordo che c'è la luna, sono le paure che ritornano a galla, ok? Quindi fate attenzione a non farvi trascinare giù da queste emozioni un po' negative. Primo perché non servono, secondo perché comunque voi siete diversi da come eravate in passato e quindi avete anche un tipo di consapevolezza diverso. Di conseguenza riuscite a vedere le cose anche da un'altra prospettiva. 9 di coppe, cavaliere di pentacoli e 3 di coppe. Mm. Mm. Ehm, Qui ho la sensazione che abbiate bisogno di raggiungere un risultato specifico. Allora, per qualcuno è legato al fatto di collaborare con un'altra persona. Per qualcun altro, è collegato a una relazione che può essere sì collaborativo, però comunque è di tipo, diciamo di amicizia. Magari è un amico o un'amica con la quale, avete un progetto in testa o state iniziando, diciamo, a dar forma ad un progetto, vorreste, come dire, vedere il compimento, vedere subito il risultato, ma ci sono queste paure, che un po' vi assalgono o di non essere in grado di gestire la cosa o di non essere in grado di gestire magari la relazione con questa persona. Ehm, e sento che una delle vostre paure potrebbe essere il fatto che ci voglia troppo tempo per raggiungere il risultato. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 4 di coppe al contrario, imperatrice, 3 di bastoni e 8 di pentacoli. Wow! Ragazzi, wow! E il 10 di coppe, il compimento, il raggiungimento dei propri obiettivi, il completamento, la nascita di un nuovo gruppo. Per qualcuno, ragazzi, parla di figli, ve lo dico. Perché l'asso di bastoni molte volte fa riferimento a quello che è proprio un incontro sessuale, un incontro intimo con qualcuno. Considerato che abbiamo anche la regina di pentacoli e la carta della luna, che sono due carte fortemente femminili, e tenete presente che la regina di pentacoli fa riferimento alla gravidanza. Qui abbiamo un'altra carta che parla di bambini, ok? Qui abbiamo una carta che parla di gravidanza e qui abbiamo una carta che parla di famiglia. Quindi se per caso voi foste in cerca, insomma, di bambini, vi dico che tra la terza e la quarta settimana di maggio il periodo si prospetta molto fecondo. Se state cercando collaborazioni o nuove idee per mandare avanti dei progetti o per, diciamo, allargare il raggio d'azione, anche per voi la terza e la quarta settimana di maggio saranno molto prolifere a livello di idee, a livello di ispirazione, di creatività, di azione.
C'è anche l'otto di pentacoli, quindi se per caso per voi fosse una questione a livello lavorativo, c'è un aumento del lavoro o l'arrivo del lavoro, ok? Qui potrebbe proprio essere il fatto che state aspettando che qualcuno vi offra appunto un lavoro. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un 5 di coppe e la carta del matto. Dunque ragazzi, io sento che sono due 10, ok? Quindi c'è comunque la chiusura di un ciclo e c'è anche il mondo. La chiusura del ciclo per far sì che se ne apra un altro. Tenete presente che il 10 di spade è una carta che ci parla di fine della sofferenza. Questo 5 di coppe ci parla di un lutto, di una perdita. Il 10 di spade è la carta dell'arcano minore della morte. Quindi sicuramente per riuscire a raggiungere questo 10 di coppe qualche cosa bisogna lasciare indietro. Ma avete anche una bellissima carta del matto che vi dà proprio l'input per fare il salto di fede, per avere fiducia in voi stessi, avere fiducia nella vita. Bisogna comunque sempre lasciare indietro qualche cosa per far spazio a quello che può arrivare di nuovo, no? Terminiamo la lettura con un bellissimo re di denari che parla di abbondanza, parla di prosperità, parla di idee geniali, di persone che potenzialmente potrebbero venirci in aiuto. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario, la stella è un 10, un altro 10 e un 10 di bastoni. Ragazzi, qui si sta avvicinando una fase di ripresa del proprio potere personale, si va verso la realizzazione del proprio sogno, verso il mondo, il compimento. Tenete presente che la carta dell'appeso è un periodo, è un momento. Ed è giusto anche sfruttare questo momento per rendervi conto di che cosa può essere migliorato per riuscire a raggiungere questo 10 di coppe e l'abbondanza finanziaria e monetaria e personale di cui ci parla anche il re di denari, ok? Qui si tratta di lasciarsi indietro dei pesi, delle responsabilità, delle aspettative, magari anche dei sogni che non erano proprio i nostri. È come se dovessimo imparare a riconoscere quello che è veramente giusto per noi. È per quello che si presenta questa carta dell'appeso. Dovete vedere le cose da un altro punto di vista, dal vostro punto di vista. Che cosa per voi rappresenta il completamento, il compimento? Una sensazione di sogno compiuto, di appagamento. Ah, tra l'altro, anche il matto è una carta che parla di bambini, per chi appunto fosse sul tema, insomma. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Fatemi sapere poi quella luna, a che paura fa riferimento, a che questione fa riferimento. Comunque, veramente non vi preoccupate per quella luna perché tutto il resto, tutte le altre carte sono carte splendide. Fine dei cicli, fine della sofferenza, arriva il completamento, si arriva al risultato. Carta numero 19. È interessante perché c'è una faccia, un viso qui dietro con due visi diversi, due metà diverse, come se fossero un po' l'angioletto e il diavoletto, mi viene da dire. E parla un po' di quello che sono le scelte, parla di quello che mi viene da dire sia un po' la parte razionale con la parte emotiva, istintuale. Qua parla di parte selvaggia. È come un mettere in equilibrio, è come un cercare di scegliere quello che è la parte, diciamo, che ispira l'angioletto e quello che è la parte che ispira il diavoletto. Il diavoletto normalmente è l'ego, è quello che ci dice no, per arrivare a quel risultato devi fare questo, oppure no, per essere accettato devi essere così, devi avere quella cosa lì. E parla anche di enigma, ragazzi, di enigmi, di questioni non risolte, come se fossero dei dubbi. E lo rivedo un pochettino qui con la carta della luna, se ve la devo dire tutta.
Bene, cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura sia stata utile per capire come navigare meglio le prossime energie. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Di fatto voglio anche ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Grazie di essere stati qui con me. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.